L'era di Apocalisse. Ciao ragazzi e bentrovati in un nuovo video. Allora, in passato vi ho parlato dei fumetti di Mortal Kombat. Oggi usciamo un po' dall'ambito gaming e parliamo di una delle saghe che mi è piaciuta assolutamente di più degli X-Men. Ne ho lette tre, comunque non è che ne abbia lette tantissime. Perché? Vuoi perché i comics non finiscono mai? Vuoi che ti impegnano a comprare 10 numeri al mese per sapere come vanno le storie? Perché dice vedi nel fumetto là, vedi nel fumetto là, alla fine mi sono stufato, però come dicevo una delle saghe che ho più a cuore è il X-Men l'era di Apocalisse, di cui conservo gelosamente tutti i numeri, anche gli intermezzi che quella volta sono andato a recuperare. Una cosa carina di questa saga è che una volta messi in fila qui i numeri principali, qui faceva la faccia di Apocalisse. E allora come nasce questa saga? Abbiamo Legione, il figlio di Xavier, che dice: ah, il peggior nemico nonché amico di mio padre è Magneto, allora con i miei poteri torno indietro nel tempo e faccio fuori Magneto. Però cosa fa? Fa una grande cavolata e ammazza suo padre Xavier. Gli X-Men non si formano. Quando sorge Apocalisse non trova nessuno a fermarlo e quindi mette in pratica la sua legge: solo il più forte può sopravvivere. Gli umani sono perseguitanti e i mutanti più valorosi possono sopravvivere. Cosa succede? Succede che un gruppo di mutanti che non ci sta questa cosa si riuniscono quando Apocalisse già aveva conquistato già quasi mezzo mondo e formano gli X-Men, capitanati da Magneto. Ora, io ricordo che un mio amico argentino, quando venne qui in Italia, per imparare più velocemente l'italiano, disse: mi piacciono gli X-Men, mi compro un fumetto degli X-Men. E come primo fumetto comprò questo, X-Men Alpha, che era l'inizio dell'era di Apocalisse. Quando vide Magneto che comandava gli X-Men, disse: ma gli italiani sono pazzi, cosa stanno facendo? Poi ci arrivò che era l'inizio di una saga. A differenza dei soliti comics, l'era di Apocalisse aveva trame molto più oscure, era anche nel disegno era molto più oscuro. Avevamo Sabretooth negli X-Men piuttosto che Wolverine, che era diciamo un eroe solitario. A Wolverine mancava un braccio. Qui lo stesso Wolverine lo potete vedere nel film di Deadpool, fa un'apparizione, è quello con i capelli frichettoni anni 70-80 che gli manca un braccio quando fa vedere tutti i Wolverine. Abbiamo un Magneto molto stiloso, adesso ecco, in Omega si vede il Magneto stiloso con i capelli lunghi, no, di qua, con i capelli lunghi e le treccine. Abbiamo un ciclope che lavora per Apocalisse. Abbiamo una Jean Grey, cioè una Fenice, che è l'arma definitiva di Apocalisse. Cable diventa X-Man, che però non subisce non prende quel virus che lo ucciderebbe e diventa un mutante potentissimo che il suo stesso potere lo logorerà, lo renderà praticamente, lo ucciderà, ma comunque il mutante probabilmente più potente mai esistito nell'era di Apocalisse. Tutto questo succede perché si forma la Terra 295, se non sbaglio, e pian piano questa Terra 295 stava interferendo con la Terra normale degli X-Men. Allora cosa fanno? Prendono un mutante, guarda caso, immune ai poteri psichici e telecinetici, e lo mandano indietro nel tempo a fermare Legione, che è un potente telepate e telecineta. Alfiere uccide Legione, Legione dice: oh mio Dio, cosa ho fatto? Hai fatto bene.
si richiude l'era di Apocalisse vedendo qualche vecchio eroe, tra cui Red Richards dei Fantastici 4 e tutti i Fantastici 4 che lottavano per salvare il resto degli umani che avevano attorno. È stato una delle saghe più belle che abbia mai letto, molto particolare, e di cui sono fieramente possessore dagli anni 90. L'ho scoperta un po' tardi perché io l'ho scoperta circa nel 98, ma mi sono praticamente pian piano andato a recuperare tutti i pezzi. È un fumetto che consiglio, è difficile da trovare a meno che si divide in varie fasi. Ecco, il Wolverine particolare di cui vi parlavo, eccolo qua. Tra i personaggi particolari abbiamo anche la Bestia Nera, Hank McCoy, che lavora per Apocalisse, che il suo motto è qualcuno deve morire, qualcuno deve sempre morire, e ricordo che in un momento particolare tira fuori l'accetta dalla Jeep e taglia la testa a un passante, così perché gli andava. Alcuni di questi personaggi sono riusciti ad arrivare nell'universo normale di X-Men. Non so poi che fine abbiano fatto perché non li ho seguiti, ma tra cui X-Man, la Bestia Nera e qualcun altro. Abbiamo i personaggi canonici come i Cavalieri dell'Apocalisse, tra cui abbiamo Sinistro che faceva esperimenti per conto di Apocalisse. No, una saga che sono molto felice di aver letto e che vi consiglio. Una saga che ha avuto la sua, diciamo, versione originale nella nostra terra originale con Onslaught, ma ne andremo a parlare magari un'altra volta. Vi ricordo che vi lascio il link referral al canale per Amazon, che date una manina a me e al canale voi non ci rimettete niente, ma se visitate Amazon tramite questo link e acquistate qualcosa tramite questo link, date una manina al canale, per favore e grazie. Ok, direi che per questo video era tutto. Enjoy!